Hai mai avuto la sensazione di vivere con la testa sempre da un'altra parte? Il corpo è qui, ma la mente è già altrove. Ripensi a una frase detta male, per esempio, oppure a un'occasione persa, a un momento che non tornerà. Oppure immagini quello che potrebbe succedere domani, tra una settimana, tra un anno. E così la vita scorre in mezzo, tra ciò che è stato e ciò che forse sarà. La verità è che passiamo la maggior parte del tempo lontani da ciò che stiamo vivendo. E più ci allontaniamo, più diventiamo spettatori della nostra stessa vita. È come guardarla da dietro un vetro. La vedi, ma non la senti davvero. Il buddismo ci insegna che la mente umana è come un fiume in piena. Non puoi fermarlo, ovviamente, ma puoi imparare a non esserne travolto. Ogni pensiero che passa è come un ramo trascinato dalla corrente. Puoi seguirlo e perderti, oppure restare sulla riva e semplicemente osservarlo andare. Il presente è quella riva, è il punto fermo in mezzo a tutto ciò che scorre. Viviamo in un mondo che ci spinge costantemente a correre. Devi pianificare, devi migliorare, devi crescere, devi arrivare. Ma dove? Dove dobbiamo arrivare se non siamo capaci di stare dove siamo? Io stesso per molto tempo ho vissuto così, sempre in tensione, sempre con l'impressione di dover fare qualcosa di più per sentirmi giusto. Come se ogni momento di calma fosse un'occasione sprecata. E invece era il contrario. La calma era l'occasione. Era il momento che stavo cercando, solo che non me ne accorgevo. Il presente è come un ospite gentile che bussa ogni giorno alla nostra porta. Ma noi siamo troppo occupati a guardare fuori dalla finestra per aprirgli. Aspettiamo un evento, un cambiamento, una risposta. Aspettiamo il momento perfetto per essere felici. Ma la felicità non arriva domani. Arriva quando smetti di aspettarla. Il buddismo parla spesso della mente di principiante, ovvero la capacità di guardare le cose come se fosse la prima volta. Se guardi un tramonto ogni giorno, a un certo punto smetti di vederlo. Non perché sia meno bello, ma perché la tua mente lo dà già per scontato. Eppure ogni tramonto è diverso, ogni respiro è diverso, ogni momento è unico, anche quelli che sembrano uguali. Il minimalismo per me è stato un modo per imparare tutto questo nella vita quotidiana. Quando elimini il superfluo ti accorgi che le piccole cose tornano a brillare. Un caffè bevuto lentamente, una passeggiata senza cuffie, una chiacchierata senza distrazioni. Sono momenti minuscoli, è vero, ma è lì che si nasconde la vita vera. Eppure la mente continua a trascinarci via. Ci dice: non sei ancora pronto, non è abbastanza, non è il momento giusto. Ma quel momento giusto non esiste, è una promessa che il futuro ci fa per tenerci in ostaggio. Quando medito, o anche solo quando sto in silenzio, mi rendo conto che la mente non smette mai di parlare. All'inizio è fastidioso, poi impari a lasciarla parlare senza darle sempre retta, perché non tutto ciò che pensi è vero, e non tutto ciò che senti va seguito. Molti pensieri sono solo eco del passato oppure proiezioni del futuro. Il presente è ciò che rimane quando tutto il resto tace. E non serve ovviamente essere monaci o vivere in un tempio per sentirlo. Il presente lo trovi mentre lavi i piatti, se sei lì e non altrove. Lo trovi mentre cammini, se senti davvero i tuoi passi. Lo trovi anche nel dolore. Se smetti di combatterlo, impari solo a respirarlo. Perché ogni volta che smetti di scappare, torni a casa. Il presente è casa, è rifugio, è il punto in cui tutto è esattamente com'è, senza dover essere diverso. Quando riesci a starci, anche solo per pochi secondi, capisci che non ti serve niente per sentirti vivo. Non serve un nuovo obiettivo, un nuovo inizio o un nuovo piano. Serve solo esserci. E non significa che devi smettere di sognare o di progettare. Significa solo che devi smettere di sacrificare l'adesso sull'altare del domani, perché non c'è futuro senza presente. Ogni cosa che costruirai, ogni persona che amerai, ogni passo che farai avverrà sempre qui, in questo istante. E allora forse il vero coraggio oggi è proprio questo: rallentare. Non per perdere tempo, ma per incontrarlo, per guardarlo in faccia e dirgli: ci sono, adesso. È in quell'attimo che, se il mondo continua a correre, tu sei fermo. Ma non fermo nel senso di bloccato, per esempio. Fermo nel senso di presente, radicato, vivo. Se vuoi provare non serve molto, chiudi gli occhi. Fai un respiro profondo e ascolta il rumore che c'è intorno o il silenzio che hai dentro. Non devi cambiare nulla, non devi capire nulla, devi solo esserci. Perché il presente, con le sue crepe, i suoi rumori, i suoi momenti perfetti e imperfetti,
è l'unica cosa che davvero ti appartiene. E se riesci ad abitarlo, anche solo per un istante, scoprirai che quel piccolo istante contiene tutto. Tutta la vita, tutta la pace, tutta la verità che stavi cercando altrove. E se pensi che questo video, e in generale i miei video, possano essere utili a qualcuno che conosci, suggerire il mio canale sarebbe per me un regalo davvero prezioso, perché mi aiuteresti a far circolare queste idee e a raggiungere altre persone che potrebbero trarre beneficio dal minimalismo. Grazie.